Ciao a tutti, benvenuti sul canale Muay Thai Nak Muay Stories. In questo video vedrete alcuni sketch di un match combattuto nel 1991 al Lumpini Stadium tra Koban Lok Chao Mai Sai Tong contro Nongmon Chonputong. Entrambi i combattenti fanno un'entrata sul ring a dir poco pittoresca. Koban in quel periodo era solito presentarsi con un cappello da cowboy e un cinturone con una pistola ovviamente finta. Al che Nongmon si presenta con un copricapo indiano e due asce tomahawk. Ma a parte questa entrata sul ring, come detto prima, molto pittoresca, il match è stato molto combattuto e duro. Da un lato Koban, che è stato campione del Lumpini in 130 libbre e in questo match difende il suo secondo titolo del Lumpini in 135 libbre, oltre poi a essere stato anche campione del mondo 5 volte e avendo terrorizzato i ring di tutta la Thailandia e anche del resto del pianeta. Dall'altra parte Nongmon, che vincerà poi il titolo in 135 libbre del Lumpini e in una seconda carriera all'estero vincerà anche 3 mondiali. Tra l'altro batterà anche il famoso tecnico francese Danny Bill. Come potete vedere, Koban inizia già subito dal primo round, come al suo solito, ad aggredire l'avversario. Colpi potenti, molti pugni, tant'è che Nongmon viene anche contato. Ma poi che succede? Koban dal secondo round inizia piano piano a diminuire la potenza dei suoi colpi. Non erano più forti come lo sono di solito nei suoi match. Era sempre più fiacco. Si dice da fonti molto certe, anzi sicure, che uno dei suoi allenatori prima del match aveva dato delle pasticche dicendogli che erano vitamine, ma che in realtà erano una specie di sonnifero, indebolendo così i colpi di Koban fino a diventare una vittima di Nongmon, che neutralizza i suoi pugni chiudendolo sempre in clinch e lavorando molto con i ginocchi. Tra l'altro Koban, come lui stesso dice, il clinch non era il suo forte, era molto più forte, come potete vedere e come di certo sapete, nei pugni. Nongmon, visto anche la sua altezza, si è cercato di trovare rifugio in clinch, di neutralizzare il più possibile i suoi pugni, di non lasciare spazio ai suoi colpi e lavorare molto con i ginocchi, sfruttando anche inconsapevolmente il fatto che Koban era fiacco da questo trucco usato dal suo allenatore. Il suo allenatore, in combutta con gli scommettitori, aveva già aveva già usato questo espediente in altre occasioni prima. Lo ha fatto con Koban, lo farà successivamente, ma poi verrà scoperto e licenziato, come è giusto che sia. È un vero peccato, perché Koban è stato un grande campione. Nongmon si merita di vincere il titolo contro un pugile che è perfettamente in forma, ma purtroppo non è stata colpa sua. E tra l'altro, una curiosità per esempio su Nongmon è che è stato il primo combattente thailandese a combattere qui in Italia da noi. Questo match vi consiglio di vederlo lo stesso, perché è stato un match con un'entrata simpatica, è un match comunque interessante, è un match che fa vedere anche che, come tante volte sbagliando si pensa, ha subito un KO al primo round, se non ne mette giù ha già perso. No, si può vincere anche ai punti, che il clinch è molto importante nella Muay Thai, i colpi di ginocchio fanno tanti punti. Lui ha usato bene il suo clinch per neutralizzare i pugni di Koban. Purtroppo, come Koban è stato vittima di questo espediente dell'allenatore, anche Nongmon ha conquistato un titolo che forse potrebbe essere messo in dubbio, nonostante sia comunque un forte campione della Muay Thai, perché nella sua carriera ha battuto tanti altri forti campioni in maniera onesta. Nongmon è stato comunque onesto, perché non sapeva di questo stratagemma che era stato usato per far perdere Koban. Se il video vi è piaciuto, condividetelo, iscrivetevi al canale,
mettete mi piace, potete vedere il match per intero, appunto vi consiglio di guardarlo, e al prossimo video. Ciao a tutti.